Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Oggi è arrivato il momento del nostro WWE AEW Draft, dove scambieremo gli atleti per questa nuova stagione, perché se vi ricordo che dopo le 2 notti di WrestleMania chiaramente siamo nella nuova stagione. Se volete vedere tutti i preview, tutte le puntate speciali e la selezione delle migliori puntate settimanali della stagione scorsa, ovvero la 2024-2025, andate in playlist e troverete, ovviamente sul mio canale, troverete il Best of 2024-2025. Ora un WrestleMania Notte 1 e 2, che vi ricordo è un evento in collaborazione nella mia Universe Mode tra WWE e AEW, andremo a scambiare degli atleti che facevano parte del roster WWE e del roster dell'AEW, che come vedete sono già stati selezionati per essere messi diciamo in questi sono gli eleggibili. Questa è la lista degli eleggibili. Ci sono anche dei personaggi che non hanno fatto parte del roster durante la stagione e quelli saranno degli acquisti extra. Come vedete c'è un po' di gente interessante per dare un po' di nuove storie, nuovi scontri in pay-per-view, si spera anche ovviamente nuovi campioni, insomma per variare un po' di cose per la stagione che andremo ad affrontare. E poi dopo faremo 3 match a Raw, 3 match a Dynamite, visto che facciamo il roster, cioè il draft, quindi facciamolo un po' più corto, ma per vedere in azione, ok, i nuovi nomi delle due federazioni. Iniziamo subito con la WWE, quindi andiamo a selezionare, perché sapete nella mia Universe Mode Raw e SmackDown sono insieme, quindi roster unico come in AEW, e quindi andiamo a prendere i primi nomi dalla All Elite Wrestling, che io chiaramente vi dirò se non sapete chiaramente i roster della scorsa stagione. E iniziamo subito. Allora, la WWE si prende dalla All Elite Wrestling The American Nightmare Cody Rhodes, ex campione mondiale dell'All Elite Wrestling nella mia Universe Mode. Poi successivamente si prende Drew McIntyre, ok, il guerriero celtico. Si acchiappa anche Chris Jericho e Lionheart. Poi si prende Ricochet, quindi acquisti della WWE. Poi un nuovo tag team, ovvero i Guns, Colten e Austin Gunn, tutta questa gente che lascia l'AEW per la WWE. Poi abbiamo anche il messicano Dragon Lee, Big E. Poi dal lato femminile Ronda Rousey, ragazzi, la gente molto importante, ha vinto titoli in AEW, ora non tutti questi ma quasi tutti. Aggiungiamo anche Alexa Bliss, ok, e Nia Jax. Ok, questi sono i wrestler che hanno lasciato l'AEW per andare in WWE, più c'è l'aggiunta con i 3 nuovi acquisti, e saranno Rey Mysterio, Mr. 619. Poi abbiamo la Genius of the Sky, Io Sky. Ricordiamo questi acquisti non facevano parte di nessun roster prima, diciamo nella scorsa stagione. E poi The Phenom, The Undertaker. E questi sono gli acquisti della WWE, quindi Alexa Bliss, Austin Gunn con Colten Gunn, Big E, Chris Jericho, Cody Rhodes, Dragon Lee, Io Sky, Drew McIntyre, Nia Jax, Ronda Rousey, Ricochet, Rey Mysterio e Undertaker. Ok, perfetto, e abbiamo la prima aggiunta. E adesso chiaramente gli altri nomi andranno esattamente in AEW, lasciando la WWE. E questi nomi sono Seth freaking Rollins, ok,
LA Knight, poi abbiamo Sami Zayn, ragazzi, abbiamo anche il russo Ilya Dragunov, poi la coppia, ovvero Jey Uso e Jimmy Uso, The Usos, e successivamente dobbiamo aggiungere, allora, Chad Gable, poi abbiamo Carmelo Hayes, ok, e successivamente dal comparto femminile Becky Lynch, The Man, Chelsea Green e Liv Morgan, ragazzi, che andranno in AEW, più i 3 acquisti bonus che, come sapete, sono gli ultimi 3 che sono rimasti, cioè Zack Sabre Jr., ex 2 volte campione nella New Japan Pro Wrestling, come avete visto in qualche match che ha lottato nella scorsa stagione, e anche Saya Kamitani, che, se vi ricordate, anche lei ex campionessa della New Japan, è arrivata in AEW per riportare il titolo in Giappone dopo aver sconfitto Toni Storm, Timeless. E quindi ricapitoliamo che in AEW ci vanno Becky Lynch, Carmelo Hayes, Chad Gable, Chelsea Green, Ilya Dragunov, Jey Uso insieme a Jimmy Uso, LA Knight, Liv Morgan, Sami Zayn, Saya Kamitani, Seth Freaky Rollins, Zack Sabre Jr. E avevo dimenticato l'ultimo acquisto per finire, perché effettivamente ne avevo messi 2, ovvero Carlito Caribbean Cool, proprio lui. Quindi piciamo salva, e abbiamo messo i nomi in All Elite Wrestling. Quindi il draft WWE AEW 2025 è finito, per cui adesso godiamoci, anche se saranno pochi, almeno 3 incontri, ok, a Raw e a Raw e a Dynamite successivamente. 3 incontri per vedere subito all'opera i nuovi personaggi, ok? E quindi avremo come opener di Monday Night Raw Chris Jericho, eccolo qui, contro Shinsuke Nakamura, ok, ad aprire la puntata di Raw. Successivamente match al femminile con l'arrivo, come avete visto prima, di Ronda Rousey, ok, che farà davvero un ci si augura bel match contro, dov'è Ronda Rousey? Eccola qui, contro The Queen Charlotte Flair, ragazzi, come secondo match. E poi main event di questa mini puntata di Raw post draft sarà Cody Rhodes, ho sbagliato qui, sarà Cody Rhodes proprio di American Nightmare, appena arrivato, ragazzi, dal draft. Cody Rhodes contro Randy Orton, questo sarà il main event. E poi a Dynamite, vi dico subito, avremo LA Knight appena arrivato contro Darby Allin, Seth Rollins contro Adam Copeland, ex Edge in WWE, e poi il main event avremo un Gauntlet Eliminator match per il titolo TBS dell'All Elite Wrestling con Mariah May, che difenderà la cintura dall'assalto di altre 5 atlete in questo Gauntlet match Eliminator, fatto perché effettivamente Mariah May, che se vi ricordate è andata a WrestleMania nella notte 2 e ha battuto da campionessa TBS Toni Storm, diventando campionessa mondiale. E quindi praticamente, ragazzi, è una doppia campionessa. Sì, è proprio una doppia campionessa. Vi ricordo, se non l'avete visto, di andare a vedere WrestleMania notte 1 e 2, perché è stato il primo pay per view della nuova stagione che trovate sul canale andando in playlist.
Quindi iniziamo subito con l'opener di Monday Night Raw. Dopo questo draft che abbiamo fatto, e abbiamo Chris Jericho contro Shinsuke Nakamura. Due persone nel nostro Universe Mode effettivamente hanno vinto, perché Shinsuke Nakamura è ex campione intercontinentale nel nostro Universe Mode e Chris Jericho è riuscito a vincere, se vi ricordate, il titolo TNT proprio nella scorsa stagione. E eccoci qui ragazzi, proprio a Monday Night Raw su Netflix, l'opener che inizia adesso. Questi nomi che abbiamo messo. Making his way to the ring from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 227 pounds, Chris Jericho. Questi nomi che abbiamo messo rivoluzioneranno abbastanza la nostra, con una nuova stagione, nuove rivalità, ragazzi, nuovi match. E vediamo subito Chris Jericho e avanza verso la rampa oggi contro Shinsuke Nakamura. Vedremo il percorso, nuovo percorso di Chris Jericho in questa nuova stagione 2025-2026. Ma diciamo un'accoglienza un po' un misto tra qualche fischio e acclamazione per Chris Jericho, ma ci sta ragazzi, ci sta, ed è prontissimo. E ecco l'ingresso del suo avversario, come sempre molto caratteristico, quello del giapponese Shinsuke Nakamura. Eccolo qua, l'ex campione intercontinentale. And his opponent from Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, Shinsuke Nakamura. Vi approfitto per ricordare che purtroppo le musiche d'ingresso non si possano mettere per motivi di copyright, altrimenti proprio ci tengano parecchio questi della WWE. Quindi praticamente chi porta la Universe Mode, insomma comunque i giochi della WWE in streaming, non può avere le canzoni, almeno di strani sotterfugi, ok? Eccolo qui, Shinsuke Nakamura si stira la sua vestaglia e direi che questo primo match, questo opener di Monday Night Raw su Netflix, può iniziare. Ricordiamo, vedremo match tra gente che è nel roster e nuovi arrivati dal draft, anche dopo, quando metteremo AEW Dynamite, sempre 3 match anche lì. Main event però, come ho spiegato prima, sarà con Mariah May che metterà il titolo in palio, il titolo TBS. Lei è una doppia campionessa e che è riuscita a battere Toni Storm a WrestleMania. Aveva strappato il titolo a Giulia AEW Revolution, ovvero l'ultimo pay-per-view della stagione precedente, che trovate nella playlist Best of 2024-2025, ovviamente sul mio canale rosso su YouTube.
iniziato molto bene però Shinsuke Nakamura, inferto uno schienamento subito, prova solo uno ovviamente, ma ha iniziato bene contro il canadese Chris Jericho. Eccolo là, che mossa di Y2J, prova subito ma un po' presto forse, infatti solo uno. Chiaramente Nakamura non poteva certo cadere così, evita questo ginocchiata, ma anche Jericho evita il colpo di Nakamura e ora lo solleva. Oh, lo fa sbattere con il collo contro la corda. Impedisce ora Jericho per avere un po' di vantaggio. Beh, direi ottimo inizio per il momento, ma vedremo. Altro tentativo di schieramento di Y2J. Era come qua ragazzi, era andato un attimo a bere. E attenzione, Jericho sta chiudendo una Walls of Jericho, classica mossa di sottomissione del canadese. Niente da fare perché Nakamura in qualche modo riesce a liberarsi. Oh, bel German Suplex, un match abbastanza alla pari per il momento, devo dire, tra Chris Jericho e Nakamura. Sembrerebbe un buon opener di Monday Night Raw live su Netflix. Senton. Con Jericho prova ancora una Walls of Jericho. Ed eccola qui ragazzi, che la mette a segno. Nakamura in difficoltà e cede Nakamura, vince Chris Jericho, prima vittoria dal suo arrivo in WWE. Beh, devo dire che inizia bene con questa vittoria contro un campione intercontinentale come Shinsuke Nakamura, ex campione intercontinentale. E ora quindi andiamo al prossimo incontro, il secondo incontro di questa mini puntata di Raw, a cui seguirà, ricordo, la mini puntata di Dynamite post draft. Andiamo però ora con Rowdy Ronda Rousey contro Charlotte Flair. Charlotte Flair nella scorsa stagione, sebbene ci ha provato, non è mai riuscita a vincere un titolo, cosa ben diversa da Ronda Rousey, che è in All Elite Wrestling è riuscita a vincere 2 volte il titolo TBS, con quella piccola parentesi dove Stephanie Vaquera riuscì a strappargli il titolo, che poi Ronda Rousey riconquistò meno di un mese dopo in un match a 3. Non mi ricordo il pay per view attualmente, ma lo trovate in playlist Best of 2024-2025, dove trovate, vi ricordo, tutte le migliori puntate speciali, cioè tutte le puntate speciali, tutti i pay per view e tutte le migliori puntate settimanali selezionate. Ma eccola qui, Rowdy Ronda Rousey, pronta per il suo debutto in WWE. Comunque stavo dicendo, per finire il palmarès, 2 volte campionessa TBS e 1 volta anche campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling. Proprio lei è la baddest woman on the planet, la donna più cattiva del pianeta, un soprannome che gli è stato dato
per replicare un po' il soprannome dato a Iron Mike Tyson, ovvero The Baddest Man on the Planet, grande pugile leggenda Mike Tyson, penso lo conosciate tutti. Ed ecco qui la Queen Charlotte Flair, appunto l'avversaria di Ronda Rousey, subischiata dei fischi. Vedremo se riuscirà a togliersi qualche soddisfazione in più in questa nuova stagione. Anche perché ricordiamo che sarà la prima puntata, sebbene mini, di Raw della nuova stagione. Chiaramente dopo WrestleMania sapete, no? Come facciamo WrestleMania, che sono i primi pay per view della stagione nuova, e poi andiamo avanti, ok? Diciamo perché questa è la nostra seconda stagione in generale, perché ovviamente la 2024-2025 è stata la prima che abbiamo trasmesso sul canale. E ora iniziamo, perché come vedete la Charlotte Flair se la sente, e vediamo se riuscirà a vincere. Vediamo se Ronda riuscirà. Pubblico, tutto per lei sembra. Tutto Ronda Rousey. Vedremo se Ronda riuscirà a replicare il successo nel match di prima di Chris Jericho, che al primo incontro ha vinto, è arrivato dall'All Elite Wrestling. Devo dire che sta avendo un ottimo inizio Ronda Rousey. A vuoto qui Charlotte, ha iniziato molto bene Ronda, devo dire la verità. Ronda Rousey come la schianta a terra, ora la respinge Charlotte Flair, figlia del Nature Boy Ric Flair, leggendario Ric Flair, 16 volte campione del mondo, vero, stando ai record della WWE. Che se vogliamo fare un extra discorso, ok, da altre parti, parlo della vita reale, anche per esempio non Elite Wrestling, è considerato 21 volte campione del mondo. Questo perché ci sono stati dei regni che sono stati riconosciuti e non riconosciuti al tempo della NWA, ok? Non mi ricordo anche se in WCW, però comunque tolto questo excursus storico, Charlotte Flair sembra che ha ritrovato un po' il bandolo della matassa, come diceva un tempo Michele Posa, perché fa ora, infierendo in maniera significativa contro Ronda Rousey, dopo un inizio tutt'altro e positivo per la Queen. Si vanta adesso con un Woo. Ronda però non ha paura, rientra sul ring seguendo il consiglio dell'arbitro, ribalta qui, attenzione, per la seconda volta riesce a ribaltare una mossa così, poi serie di calcioni, davvero devo dire che abbiamo inserito secondo me sia in WWE che nei W dei nomi veramente interessanti per rinnovare la situazione. Che spear di Charlotte Flair, ma attenzione, già in piedi Ronda, incredibile, no selling puro, ma Charlotte c'è, come vedete, serie di gomitate al basso ventre, attacca Charlotte, mamma mia, che mossa, uno spinning elbow smash di Charlotte Flair. È iniziato bene, ma secondo me Charlotte ha colpito duro, infatti Ronda è un po' in svantaggio secondo me, almeno a giudicare dal computo dei danni.
ma vediamo un po'. Certo, due esperte nell'arte della sottomissione, sicuramente Charlotte e Ronda Rousey. Attenzione, ecco, l'avevo detto, ora è l'ha presa con la sua Jushikatame, ma niente, rope break, ha toccato con il piede le corde e quindi come da regolamento bisogna interrompere. È durato poco, ma gli ha fatto veramente male a Charlotte. Eccola, ginocchiata volante, ma a vuoto, si è fatta male da sola Ronda Rousey. Ha sbagliato completamente a prendere la distanza. Infierisce in maniera dura Ronda, attenzione, il braccio, dolore, ma questa è tutto terreno fertile per la Jushikatame, la mossa di sottomissione di Ronda Rousey. Attenzione, ciopponi ora di Charlotte Flair, la buona figlia di Rick, giustamente, e usa ora le corde per strozzare in qualche maniera Ronda. Serie di colpi, no, Ronda blocca, enziguri kick, l'arbitro conta, altre chop di Charlotte, azione, la prende dal nulla, che botta fuori dal ring Ronda. Questa l'ha sentita forte Charlotte, rispedita sul ring, e ora forse Ronda vuole chiudere. Ma è già in piedi Charlotte, attenzione qui, no, ma è più veloce Ronda, serie di cattoni, la prende, evita tutto però Charlotte. Ora forse vorrà fare la sua figure, no, si è rialzata, niente figure 4. Mossa sottomissione Dragon Screw, sì, questa sembra proprio l'occasione giusta, e infatti, no, si rialza ancora Ronda, mette a terra, continua a infierire sulle gambe per aprirsi la strada ad una figure 4 leg lock che sembra ancora più efficace, ma non riesce ancora una volta, ci prova Charlotte, cioè Ronda si rimette sempre in piedi e Charlotte continua a infierire sulle gambe, prova lo schieramento, attenzione, cambia strategia, 1, 2, no, neanche due, Ronda ne ha ancora, colpisce alla schiena, poi sbatte la infuriata Charlotte Flair, voleva vincere evidentemente. Evita, attenzione, è pronta per prenderla, no, si libera Ronda, no, ma si libera anche Charlotte. Beh, è un bel match davvero questo secondo incontro di Monday Night Raw qui su Netflix. Cambio di pugni? No, bello scambio ragazzi tra Ronda e Charlotte, chissà che vincerà questo incontro, dimostra subito le sue qualità. Attenzione, è pronta Charlotte per una natural selection, potrebbe essere finita ragazzi, 1, 2, no, si salva all'ultimo Ronda, ma Charlotte forse è pronta per una super figure 4, no, evita, Ronda respinge. Che match ragazzi tra Ronda Rousey e Charlotte. Allora è il miglior match di questa mini puntata. Dice fuori dal ring Ronda, l'arbitro inizierà quindi, respinge ancora, se l'hai studiata bene Ronda, Charlotte Flair ogni volta riesce a respingere una presa alle gambe per evitare una possibile figure 4, ma attenzione adesso, respinta ancora una volta, tentativo di figure 4, se avete visto è andata giù la barrettina della finisher.
Attenzione, ecco il classico, la classica taunt del Nature Boy Ric Flair fatta da Charlotte. Sì, gasa anche Ronda. Crossline, va fuori dal ring. Un match da pay per view, devo dire la verità. Attenzione, la prende. Sembra tornata in vantaggio Ronda Rousey. Da parte il palmarès di Ronda parla per sé, ve l'ho detto prima nella nostra Universe Mode. 2 volte campionessa TBS, il titolo secondario in singolo della All Elite Wrestling, e poi una volta campionessa mondiale della federazione. Tanto siamo a 5. Charlotte deve tornare in fretta. Attenzione, prende un po' di tempo e anche un po' di fiato. Si vanta Ronda, ma attenzione qui, ha forse sbagliato il momento e Dragon Sleeper potrebbe essere finita per Ronda Rousey. Forse ha sbagliato il momento per vantarsi Ronda. No, riesce a evitare, ma adesso non riesce a evitare probabilmente la figure for leg lock. No, ancora non ci ha provato, era un'occasione buona per Charlotte, forse si rimangerà la scelta. Boom, ancora una volta questo grande match davvero tra Charlotte. Direi che iniziamo bene la nuova stagione dopo i match di WrestleMania. Crossbody pazzesco di Charlotte Flair. Attenzione, Natural Selection fuori dal ring. Dove fa più male, ragazzi, dove fa più male. E poi la figure 4, eccola qui, la figure 4 leg lock, tipica mossa del Nature Boy Ric Flair, che ora si evolve in una figure 8. Eccola qui. Le gambe di Ronda sono distrutte, chiaramente fuori dal ring non ci si può arrendere, ma Charlotte potrebbe anche schienarla, ma continua a vantarsi. Vuol far capire al pubblico che lei è la numero 1. Attenzione, eccola qui che no, respinto. Tentativo, la prende, attenzione qua. Attenzione, la carica Ronda Rousey, che incontro, ragazzi, qui a Monday Night Raw tra Ronda e Charlotte. Fantastico match. Attenzione, Charlotte vuol trascinare. Attenzione, voleva provare una mossa sottomissione Ronda, ma respinge. Attenzione, perché potrebbe essere finita con questa semplice cross line. 2, 3. Non riesce a vincere Ronda al debutto, ma che match pazzesco ha fatto insieme a Charlotte. Bella vittoria della Queen. D'altra parte ha fatto un match così estenuante che a un certo punto basta anche una semplice cross line per chiudere l'incontro, e Charlotte lo sa dall'alto della sua esperienza. Bella vittoria per lei. Sconfitta per Ronda Rousey, ma la prestazione ce la ricordiamo di sicuro. E ora andiamo al main event di questa mini puntata di Raw. Dopo seguirà la puntata di AEW Dynamite. Abbiamo The American Nightmare, Cody Rhodes appena arrivato grazie a questo draft che abbiamo fatto dalla All Elite Wrestling, contro Randy Orton. Allora, Randy Orton nella nostra Universe Mode ha avuto delle occasioni, ha fatto grandi match, ha avuto le occasioni per diventare campione indiscusso. WWE non ci è riuscito. No, non è proprio riuscito a alzare la cintura. Dall'altra parte invece di American Nightmare, Cody Rhodes, ex campione mondiale dell'Elite Wrestling, ma dopo la sconfitta, che tra l'altro è arrivata nella nostra primissimo pay per view in assoluto, quindi della stagione 2024-25 per WrestleMania 2024 notte 1,
Da quel momento lì dove ha perso il titolo contro Kazuchika Okada al termine di un grandissimo Hell in a Cell che vi consiglio di andare a recuperare. Scusate, vi dico subito per l'audio, ma erano proprio i miei primissimi lavori, ragazzi, quindi un po' con passione, e poi c'erano stati anche dei problemi, va bene, però da quel momento lì non è più riuscito a vincere neanche una cintura in Elite Wrestling in tutta la stagione, e viene qui anche in cerca di riscatto, chiaramente quello di Rhodes, ed è prontissimo per la battaglia. Eccolo qui, The American Nightmare Cody Rhodes, veramente acclamatissimo. Altro debutto. Making his way to the ring from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the American Nightmare, Cody Rhodes. Cody Rhodes di American Nightmare è bello carico come sempre durante i suoi ingressi. Qui adesso primo suo match in WWE grazie al draft. Come andrà a finire? Come Chris Jericho, che ha sconfitto Shinsuke Nakamura, oppure come Ronda Rousey che ha perso contro Charlotte Flair? Vedremo. Certamente la WWE con questo draft è uscita con delle ottime nuove alternative, non solo Cody Rhodes, non solo Chris Jericho, né Ronda Rousey che abbiamo visto in azione, ma anche, ricordiamo, Drew McIntyre, Colt e Austin Gunn per la categoria di coppia, Alexa Bliss, Nia Jax, poi abbiamo anche Ricochet, Dragon Lee e Big E, e poi c'è stato l'acquisto, ricordiamolo, extra di Undertaker, Rey Mysterio e Io Sky, quindi insomma avremo delle ottime narrative da portare nei prossimi mesi. Però è ora l'ingresso del The Viper Randy Orton, una leggenda proprio. Potete conoscere con vari nomi: Mr. RKO, The Viper, The Apex Predator, The Legend Killer, ma comunque per tutti Randy Orton, l'uomo che ha creato le 3 lettere più famose del wrestling, ovvero RKO. Sua mossa finale. Randy Orton, che è stato anche protagonista a WrestleMania nella notte 2, perché abbiamo fatto 2 match sia nella notte 1 che nella notte 2, diciamo di esibizione, WWE contro AEW, perché ricordo che sono insieme, che ci sono i match sia della WWE che dell'AEW nella mia WrestleMania, e ci fu Randy Orton contro Swerve Strickland, was house were house, ok? Ma Swerve riuscì a vincere effettivamente in questa WrestleMania. Nei 2 match interbrand WWE contro AEW li ha vinti tutti e 2 l'AEW, perché nella notte 1 con Giulia riuscì a sconfiggere Bianca Belair. Ma ora iniziamo con questo main event di Raw, Randy Orton contro The American Nightmare, Cody Rhodes. E inizia veramente bene Cody Rhodes, avrà una voglia incredibile, spero per lui, di riscatto, perché vi ho detto, no, la stagione scorsa è stata amara di titoli per lui. Abbiamo iniziato, era già campione e poi ha perso la cintura alla prima difesa da quando abbiamo iniziato la Universe Mode, e poi non è più riuscito a alzare niente, e di opportunità ne ha avute per tutti i titoli tranne che per quelli di coppia e non Elite, ma non è riuscito mai a vincere. Tuttavia sta iniziando davvero molto bene questo incontro contro uno come Randy Orton, e non è mai facile. Ribalta ora, ma ribalta anche Cody con una bella gomitata. Attenzione, Atomic Drop, vecchia scuola Cody Rhodes. Bulldog anche. Oh, che backbreaker, che colpa alla base del collo.
lo schienamento. 1 fino a colpire, a infierire un Randy Orton abbastanza irriconoscibile, e Cody ringrazia perché è una furia invece Cody Rhodes, guardate là, prova a riprendere un po' di fiato uscendo fuori dal ring e infatti ne approfitta perché Cody è andato troppo sicuro a prenderlo e è stato preso in controtempo dal Legend Killer, che ora può infierire danni sull'avversario, ridurre un po' il gap, perché questo inizio è stato terrificante per l'Apex Predator. Attenzione qui, Crossroads, la mossa finale di Cody Rhodes. 1, 2, Randy dice no, non è ancora finita per lui, che ora rotola fuori dal ring. Ma Cody è pronto, mi sa, a volare, ecco che... evita qui Randy. Suplex fuori dal ring dove fa più male, ma ne deve fare ancora di strada Randy Orton. Di danni da macinare. È bello, potente tutte queste mosse fuori dal ring, dove è più duro la faccenda. Attenzione, uno scambio di pugni tra Cody e Randy Orton, uno scambio di cortesie sul ring. Dice tirami, tirami, e no, invece riesce a bloccarlo, continua a colpire. Poi Randy, e ancora Cody infierisce. European Uppercut, e vince Randy Orton la sfida di colpi, sfida la scazzottata. Crossline ora al paletto. Attenzione, Randy Orton potrebbe preparare, e eccola infatti la RKO che va a segno su Cody Rhodes. 1, 2, no, anche Cody resiste alla mossa finale del suo avversario. Prova ora a svuotare la testa. Aveva iniziato molto bene Cody Rhodes a fiamma, ma poi col tempo è riuscito a ridurre decisamente lo svantaggio Randy Orton, tanto è vero che è sopra ora nel computo dei danni, mentre Cody Rhodes si è schiantato fuori dal ring. Ha preso Randy Orton, è entrato nel ring in tempo e ora una elbow drop devastante fuori dal ring. Grosso di build up per l'American Nightmare. Randy Orton è riuscito a prendere ampiamente le contromisure del suo avversario. RKO, seconda RKO, e questa volta è finita ragazzi. 1, 2, 3. Vince Randy Orton, sconfitto Cody Rhodes, e direi che non è andata troppo bene per i debuttanti in questa puntata. T3 ha vinto solo Chris Jericho nell'opener, poi Ronda Rousey e Cody Rhodes sconfitti, però comunque ragazzi una vittoria davvero meritatissima per Randy Orton, che ha preso il via, a un certo punto ha schiacciato il piede sull'acceleratore e non si è più fermato. 2 RKO per sconfiggere Cody Rhodes, ma la vittoria per lui è arrivata. Non un buon inizio per Cody, ma ci potremo rifare. E ora ragazzi è il momento di portare gli altri 3 incontri della puntata di AEW Dynamite post draft. Veramente ricordiamo che in AEW hanno lasciato la WWE per l'AEW in questo draft
Seth Rollins, LA Knight, Sami Zayn, Ilya Dragunov, Jay e Jimmy Uso, Chad Gable, Carmelo Hayes, Becky Lynch, Liv Morgan e Chelsea Green, con gli acquisti nuovi di Zack Sabre Jr. e Saya Kamitani, ex campioni in New Japan Pro Wrestling, e di Carlito. Quindi ora andiamo avanti. Questo qua non c'entra niente perché era quello, aspettate un attimo, questo era la sezione che avevo fatto per il draft, capito? Quindi vabbè, simuliamo a caso, se non è importante. E ora siamo qui a Dynamite. Allora, anche qui avremo 3 incontri e avremo debutti nuovi, ok? Con il primo incontro che è il debutto di LA Knight, ok? Contro Darby Allin, quel matto di Darby Allin, ok? Poi avremo come secondo incontro il debutto di Seth freaking Rollins, eccolo qua, contro Adam Copeland, l'ex Edge, nonché ex campione dei pesi massimi IWGP nella nostra Universe Mod, quando portò il titolo in EW. In realtà l'aveva portato Bryan Danielson, e poi avremo il main event dove ci sarà il titolo TBS in palio in questo Gauntlet Eliminator match a 6 partecipanti, perché ricordiamo Mariah May che è doppia campionessa, ok? Non ha difeso il titolo a WrestleMania perché doveva difendere il titolo mondiale contro Toni Storm, e quindi ora serve la difesa che non c'è stata a WrestleMania, ok? Quindi c'era Roxanne Perez. Poi abbiamo il debutto nuovo, e ecco qui, di The Man Becky Lynch, visto che debutto e verrà proprio in questo Gauntlet match, questo main event di Dynamite. Poi abbiamo Jamie Hayter e Julia Hart, e per concludere Stephanie Vaquer. Quindi un gran main event che ci aspetta, assolutamente valido per il titolo TBS, il secondo titolo più importante a livello femminile in federazione. Vedremo se Mariah May uscirà da qui ancora con tutte e due le cinture sulle spalle, oppure se ne lascerà una libera e si concentrerà solamente sulla sua corsa da campionessa mondiale. Ricordiamo, grande vittoria su Toni Storm, probabilmente una dei migliori nomi di tutta la nostra Universe Mod, insieme a MJF, Max Jacob Friedman, che ha perso il titolo anche lui contro, diciamo, a WrestleMania, che è in un match a 3 che comprendeva anche Bryan Danielson e Jon Moxley, ovviamente il titolo mondiale. Però ragazzi, iniziamo con questo opener. Abbiamo LA Knight e Darby Allin. LA Knight è riuscito a vincere 2 volte il titolo intercontinentale e anche una volta il titolo degli Stati Uniti. Vi chiedo scusate, sentite le sirene, ma sta passando un'ambulanza. Mentre dall'altra parte abbiamo Darby Allin, ex campione TNT, e vedremo un po', ha avuto la possibilità di vincere altri titoli ma non ci è riuscito, specialmente quello international. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Los Angeles, California, weighing in at 241 pounds, LA Knight.
E eccoci col debutto di LA Knight che ha finito il suo ingresso, scusate per la schermatina nera, nella tendina nera. E ora sta entrando il suo sfidante, eccolo qui, Darby Allin, proprio lui, acclamatissimo LA Knight, un po' meno Darby Allin almeno a giudicare da questo ingresso. And his opponent from Seattle, Washington, weighing in at 175 pounds, Darby Allin. E ecco Darby Allin. Un LA Knight che tra l'altro nel suo match in WWE prima del draft ha perso il titolo con WrestleMania in un match a 3 Steel Cage contro Malachi Black e King Booker T, con Booker T che è andato a vincere e quindi vuole arrivare a vincere altre cinture. LA Knight qui non Elite Wrestling ha iniziato molto bene, però Darby Allin c'è da dire, molto rapido, anche discretamente matto, spericolato Darby Allin. D'altra parte abbiamo la mega star LA Knight con tutto il suo carisma, ma continua a colpire Darby Allin, Ora all'attacco LA Knight, il cavaliere di Los Angeles, spinning elbow smash, poi testa sbattuta contro il paletto, ma è tornato Darby. Attenzione l'agilità di Darby Allin, una mossa da lucha libre messicana e poi il suicide dive ad abbattere LA Knight in difficoltà contro Darby Allin. DDT, oh, che mossa ragazzi, una ghigliottina pazzesca qui. LA Knight in grossa difficoltà, molto, non me l'aspettavo e probabilmente non se lo aspettava neanche lui. Arbitro intanto è arrivata a 8 con i due che ora sono dentro il ring. Attenzione Darby, no, voleva fare probabilmente una mossa finale Darby Allin, ma LA Knight ha detto di no, che ora è arrabbiato e furente. E attenzione qui, altra ghigliottina usando le corde, sbatte la testa contro il ring. Vuole macinare Darby Allin, body slam, colpisce, calcione, attenzione, drop kick al viso. Attenzione, BFT, la mossa finale di LA Knight potrebbe essere finita. 1, 2, Darby dice no. È vivo Darby Allin. Attenzione, una culla improvvisa qui. 1, 2, si libera LA Knight. Attenzione,
Suplex, sembrava un suplex ma in realtà no, è diventato una neck breaker. Se ne Darby, carichissimo, prova lo schienamento dopo questo colpo, ma 1, 2, infatti mi sembrava che non poteva bastare. Serie di pugni ora, calcione. Evita qui LA Knight, ha evitato probabilmente uno springboard moonsault, sarebbe stato devastante, ma LA Knight c'è, è pronto, eccolo che lo ributta a terra. Evita questo knee drop, ma ribalta ancora LA Knight, attenzione. Neck breaker. Usa la potenza LA Knight. Vola ora, double X handle. Smash. Ribalta ancora. Attenzione. Eccola un'altra super ghigliottina di Darby Allin. Morto davvero LA Knight, ma Darby non ha finito. Attenzione ancora. Due di fila ragazzi. Ma LA Knight, incredibile come ribalta. Siamo a 5. Lanciato contro i gradoni Darby Allin. Attenzione che qui siamo a 7. L'arbitro intima i due atleti di rientrare. Infatti LA Knight è pronto. Attenzione. Lo carica sulle spalle. Testa contro il paletto. Stunnato Darby. Attenzione, c'è. Evita LA Knight una possibile mossa. Suplex qui. Attenzione, sta preparando una BFT, potrebbe essere la seconda BFT a segno, e infatti è finita ragazzi qui. Non credo Darby ne avrà ancora. 2 e 3. Vittoria al debutto per LA Knight, che sconfigge Darby Allin dopo 2 BFT. E buona presentazione in Elite per lui. Davvero una bella presentazione. NNIT, tutto il pubblico contento. Ma ora è il momento di un secondo incontro, un altro debutto nuovo dalla WWE dopo il draft, ovvero Seth Freaking Rollins contro Adam Copeland, ex Edge WWE. Seth Rollins, che anche lui nella scorsa stagione non è riuscito a vincere neanche una cintura, mentre Adam Copeland, che non c'era fin dall'inizio, ha debuttato più o meno nella seconda parte di stagione. Allora in Elite non ha vinto nulla, però ha vinto il titolo dei pesi massimi WGP, che è il titolo più importante della New Japan. Come è che era arrivato a questa cintura? Beh, perché il titolo era in palio a All In, il pay-per-view più importante dell'Elite Wrestling. Bryan Danielson di American Dragon è riuscito a sconfiggere Zack Sabre Jr., che tra l'altro è ora un nuovo acquisto, ma avete visto nel draft dell'Elite Wrestling, e vincendo e battendo Zack Sabre Jr. è diventato il nuovo campione dei pesi massimi WCP. Poi da lì l'ha vinto Adam Copeland in una puntata di Dynamite, che quella trovate ancora perché è rimasta tra quelle selezionate, le puntate settimanali della scorsa stagione. Vi ricordo sempre playlist best of 2024-2025. Ma intanto eccolo qui, Seth Freaking Rollins,
Eccolo qua, al debutto come LA Knight, anche lui, sapete, puntata di debutti questa post draft come avevo già preannunciato. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth freaking Rollins! Un Seth Rollins che vorrà sicuramente iniziare col piede giusto. Ottima accoglienza del pubblico qui a AEW Dynamite per Seth freaking Rollins, e ora è il momento del suo avversario. La Rated R Superstar Toronto, Ontario, Canada, weighing in at Adam Copeland. 242 pounds, Adam Coleman! Eccolo qui ragazzi, secondo me ci attenderà un grande match tra questi due grandi nomi del pro wrestling, Adam Copeland e Seth freaking Rollins. E allora iniziamo questo secondo match di AEW Dynamite, mini puntata. Oh, intanto non sappiamo cosa è successo al braccio di Adam Copeland. Mi sa che deve essere accaduto un bug che sistemerò quanto prima. Sì, gli deve essere rimasto appiccicato qualche cosa. Vabbè, sembrano dei cerotti. Comunque attacca forte Seth Rollins qui.
Oh, eccomi qua ragazzi, stavo seguendo il match ma era andato a bere, a fare uno snack veloce. Non mi aspettavo che appena arrivavo finiva il match. Tuttavia vittoria di Adam Copeland con questa grande spear. È sempre più lanciato Adam Copeland. Toglierò quegli affari orribili, quella specie di cerotti che ha, chissà come sono comparsi. Ma va bene così ragazzi. Ci ha provato sotto Rollins, ma Adam Copeland ha trionfato. E ora, signori, è il momento del main event di questa mini puntata Gauntlet Eliminator Match. Inizieranno due partecipanti e poi piano piano entreranno. Vincerà l'ultima che rimane a eliminazione, valido per il titolo TBS di Mariah May, che è doppia campionessa in questo momento in AEW, infatti è sia campionessa TBS che sia campionessa mondiale. Vediamo qui, abbiamo Julia Hart, Roxanne Perez, appunto Mariah May, Jamie Hayter, Stephanie Vaquer e il debutto di Becky Lynch, che quindi il debutto piuttosto, ma che potrebbe rivelarsi anche il più gratificante in un match titolato di questi debutti che abbiamo visto. E siamo carichi per questo main event. Ricordiamo, Mariah May difende il titolo oggi perché a WrestleMania non l'ha difeso, ha difeso l'altro titolo, il titolo mondiale contro Timeless Toni Storm, un match che è stato nella notte 2 di WrestleMania e che chiaramente ha portato alla vittoria di Mariah May, che ha fatto una vittoria incredibile contro una delle più forti assolutamente. Ma adesso con i nuovi innesti avremo delle nuove stagioni e quindi prepariamoci bene bene in questo main event di AEW Dynamite, questa mini puntata che abbiamo fatto insieme a Raw post draft, e vedremo un po' se Mariah May uscirà ancora con la cintura TBS oppure se avremo una nuova campionessa televisiva qui in All Elite Wrestling. Chi inizierà per primo? Chi saranno le prime due? The following contest is a gauntlet eliminator match. The rules of the match are as follows. Two superstars will start in the ring. At regular intervals, a new superstar enters the match. Eliminations can occur by pinfall or submission. The match continues until one superstar remains, and that superstar will be declared the winner. Proprio così, con Mike Rome che ha spiegato ulteriormente di che match stiamo parlando. Attenzione, attenzione! Come avete visto prima non ho messo gli ingressi, non ho messo nulla. Mariah May, la doppia campionessa, eccola qui. Campionessa TBS mondiale. In England, the All-Star Women's Television Champion and the All-Star Women's World Champion, Mariah May. La doppia campionessa, un titolo TBS che Mariah May ha vinto dopo contro Jamie Hayter a All In. Un match molto speciale, un match a Wembley tra due inglesi, tra due britanniche come loro, e poi ha vinto il titolo mondiale contro Giulia, la italo-giapponese Giulia, e è stata sfortunata però perché tutto casuale gli ingressi, però a lei è toccata entrare con il numero 1, sfortuna. Tuttavia, beh ragazzi, da quando è arrivata ha dimostrato cose incredibili. Mariah May non a caso ha tutte le cinture femminili adesso, ma vedremo se sarà così anche alla fine. Vedremo con chi inizierà adesso Mariah May. Attenzione, eccola qui, Jamie Hayter, e come vi ho detto prima è ex campionessa TBS ormai da un po' di tempo, ma adesso avrà l'occasione di riprendere la sua cintura nel caso inizieranno proprio loro. Beh, si può dire che dai, è poetico.
con i due inglesi, coloro che si sono detenuto il titolo, cioè conteso il titolo proprio a All-in, più importante la federazione proprio a Wembley, a casa loro, a Londra, cioè in Inghilterra, devo dire, non sono londinesi, solo Miami mi sembra, non ne sono sicuro in realtà, forse no. Tuttavia è carissima Jamie Hater. Quindi ricordiamo, inizieranno loro due e poi entreranno fino a un numero di 6 partecipanti. L'ultimo che rimarrà vincerà il match e vincerà anche questa cintura che vediamo ora in grafica, titolo TBS, il secondo titolo più importante della divisione femminile qui in All Elite 3. L'arbitro alza al cielo la cintura e allora possiamo dire che questo main event Gauntlet Eliminator Match può iniziare, ragazzi. Inizia subito Jamie Hater battendo con una spia e poi una serie di pugni la doppia campionessa Mariah May, lanciata con questo German Suplex. Che inizio! La voglia di scatto contro Mariah May è abbastanza chiara. Attenzione, prende un oggetto, una sedia, ricordiamo non ci sono squalifiche interamente in questo match, e entra Roxanne Perez. Roxanne, ex campionessa femminile della Ring of Honor. Sapete, noi portiamo anche la Ring of Honor delle piccole puntate show, diciamo, con i nomi meno impiegati magari nei W, però quel corso di Ring of Honor porta anche poi a questo, avere opportunità a Dynamite per il titolo, soprattutto dopo una buona serie di vittorie. Ma attenzione, perché è già pronto un altro ingresso. Ed eccola, The Man, Becky Lynch, il debutto dopo il draft per Becky Lynch in All Elite Wrestling. E ecco che arriva prendendosela giustamente comoda Becky Lynch, l'irlandese. Abbiamo 3 wrestler del Regno Unito in questo match. E attenzione, Becky Lynch subito con una handle stick, ma viene disarmato da Mariah May. Ecco che sta entrando un'altra contendente, la quinta, la penultima, Julia Hart, eccola qui, ex campionessa TBS. Il titolo gli fu tolto proprio da Jamie Hater. Intanto Roxanne Perez che mossa su Jamie Hater sul quadrato con un tentativo di schieramento. Sono rimaste Roxanne, Becky e Jamie sul ring, tanto Julia e Mariah May. Ed eccola qui la primera, la cilena Stephanie Vaquer, anche lei ex campionessa TBS, che arriva, disarma Julia Hart che voleva colpirla con una sedia. Stephanie si vanta subito, viene preso da Julia Hart e lanciato sul quadrato. Ricordiamo, hanno iniziato Mariah May e Jamie Hater. Una Julia Hart con questa senton su Roxanne Perez. E poi Julia Hart e Mariah May sul quadrato. Bulldog, azione grande head scissor di Roxanne Perez, Julia Hart, poi
lancia il paletto, Mariah May è scatenata anche un German Super su Becky. E attenzione qui, presa di sottomissione Julia Hart. Ragazzi, che condizione di Roxanne questo frangente. Quando fuori dal ring Mariah May sta colpendo con la candlestick Gemietolo, almeno ci sta provando perché è andata sempre a vuoto. Attenzione che arriva Stephanie Vaquer. Body slam, leg drop, anche una mazza da baseball a colpire Mariah May. Intanto prossimo ring sono rimaste Julia Hart e Roxanne Perez. Che colpo alla base del collo. Julia sta provando una mossa finale. E attenzione, no, evita Roxanne. Attenzione qui. No, ha evitato anche Julia Hart. Standing moonsault di Julia Hart su Roxanne. 1, 2. Dice no Roxanne. Deve essere la prima eliminata la Perez. Mentre poi da ring un parapiglia, sempre difficile ovviamente commentare e seguire tutte le fasi di questi incontri a più atlete, ma d'altra parte anche la bellezza e l'imprevedibilità tra questi incontri. E questa volta ricordiamoci il titolo TBS in palio. Julia Hart batte prima una e poi l'altra. Attenzione qui, Pop Rocks su Julia Hart. 1, 2, no, neanche due, si dispera Julia e si dispera Roxanne, volevo dire. Attenzione, presa di sottomissione di Julia Hart, la sua mossa finale. Distrutta Becky Lynch, ne ha ancora Julia Hart. Tanto super kick di Stephanie Vaquer su Roxanne. Drop kick su Julia Hart. Un altro di altri drop su Roxanne che però si rimette in piedi. Attenzione, l'arm bar tipico di Becky Lynch, Jamie Hayter in pericolo, ma si libera Jamie Hayter e colpisce Becky Lynch. Attenzione Roxanne, colpisce stavolta Jamie Hayter. Attenzione, seconda pop rock su Julia Hart. E va a schienarla, potrebbe essere la prima eliminata Julia Hart. 1, 2, no, c'è ancora Julia Hart. Attenzione, man and the slam di Becky Lynch su Mariah May. No, troppo parapiglia lì in mezzo, è stata mezza colpita Becky Lynch da tentativo di candlestick che stavano menando un po' troppo all'aria il candlestick. Roxanne vola e abbatte sia Jamie Hayter che Stephanie Vaquer. Grande prova quella di Roxanne, grande percorso anche nelle puntate della Ring of Honor, che qualcosa è rimasto nella best of delle migliori veramente. Lanciata andando Jamie Hayter contro i gradoni. Attenzione, che succede? Julia Hart prova a spaventare Becky Lynch che ci casca, ma evita questo calcione. Però Mariah May con il martellone tanto caro a The Game Triple H e la schiena ora dopo il colpo di martellone. E Julia Hart fuori. È la prima eliminata con questa combinazione tra Mariah May e Becky Lynch.
Un bel colpo di martello da fabbro. Attenzione Becky Lynch. Attenzione, sale sul paletto Becky. Potrebbe eliminare la campionessa con il suo leg drop. No, 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 no. Scende perché aveva visto Jamie Hater, ma non è stato abbastanza veloce. Attenzione, Pop Rocks su Stephanie Vaquer. Quante Pop Rocks di... ma si è preso in ritardo quell'arbitro, Chissà se l'arbitro non arrivava così in ritardo. Se Stephanie Vaquer sarebbe stata eliminata o no. Attenzione però Becky la prende con la sua armbar dal nulla. Roxanne non se l'aspettava. È in pericolo Roxanne, che dopo aver fatto la matta rischia di essere eliminata da Becky Lynch. No, 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 c'è ancora Roxanne, ma attenzione perché Becky sta provando la Manendo Slam, eccola qui e ora è finita per Roxanne Perez. 1, 2, 3, eliminata Roxanne Perez. Intanto la micidiale DDT di Stephanie Vaquer fuori dal ring a Mariah May. Rimangono sul quadrato le due rosse, Jamie Hater e Becky Lynch, The Man. Attenzione, arriva scontro col candlestick, ma è stata più veloce Jamie Hater a colpire Stephanie Vaquer. Prende il candlestick Becky, evita Stephanie, evita due volte anche il lancio, no, la prende. Attenzione, Mayday di Mariah May su Jamie Hater. 1, 2, incredibile come Jamie Hater e Mariah May hanno ancora così tanta energia e stanno entrate per prime. Colpisce dalle spalle Jamie Hater. Attenzione, va a vuoto Stephanie Vaquer. Suplex di Becky, no, evita tutto Mariah e colpisce alle gambe, ma Stephanie è pronta col candlestick e colpisce Mariah May in pieno volto e colpisce, no, Becky Lynch no, non anche Becky Lynch, lanciata Becky, cioppona, colpo di candlestick, schienamento, attenzione qui, 1, 2, no, Becky c'è. Ribalta tutto Becky. Calcione qui. Attenzione a Jamie Hater con la mazza da baseball. La lancia su Becky Lynch. Per fortuna si è abbassata. Nel frattempo stava recuperando lo Sledgehammer. Ma attenzione a Mariah May. No. Evita la Mayday e la prende nella mossa di sottomissione. In pericolo la campionessa Mariah May. No, riesce a ribaltare tutto. Attenzione qui. Presa di sottomissione incredibile di Mariah May. Becky Lynch in pericolo. No, riesce a ribaltare Becky. Attenzione qui. Evita Mariah. La prende ancora. Per la Mayday a segno e potrebbe essere finita per Becky Lynch. 1, 2, no, incredibile, sembrava finita per Becky Lynch. Oh, lancia il martellone che colpisce tutte e due, peccato di imbalza su entrambe, quasi sembrava. Stephanie Vaquer. Oh, attenzione, Manendo Slam su Mariah May. Potrebbe essere finita per la campionessa. 1, 2, e Stephanie Vaquer intanto impalla il DDT su Jamie Hater, ma no. Electric Chair. Poi Becky
vuole caricare una mossa, ma attenzione a Mariah May che è lì in agguato. Oh, e colpisce Jamie Hater con Becky che è scansata per via della gomitata presa. Attenzione, attenzione qui, che lariat devastante di Jamie Hater. 1, 2 e no, continua questo main event di AEW Dynamite, lanciata ora il candlestick. Attenzione, Stephanie Vaquer, leg drop, prova lo schienamento. 1, 2, 3, Jamie Hater eliminata. Attenzione, Stephanie Vaquer come l'ha presa. Potrebbe essere finita per Mariah May, quando meno se lo aspettava. 1, 2, 3, avremo una nuova campionessa TBS, Becky Lynch e Stephanie Vaquer. Alla fine Mariah May è caduta, ma è servito un gauntlet match ed è entrata per prima, ricordiamo. La posizione 1, 2, 3, incredibile, Becky Lynch al debutto elimina per ultima Stephanie Vaquer ed è lei la nuova campionessa TBS. All-Star Women's Television Champion Becky Lynch. E vince Becky Lynch, ragazzi, è la nuova campionessa televisiva dell'All Elite Wrestling. Al debutto in compagnia dopo il draft trionfa The Man Becky Lynch, l'ex 2 volte campionessa mondiale WWE. Mette subito un titolo in tasca. Che vittoria di Becky Lynch in questo gauntlet match. Finisce il regno di Mariah May TBS, almeno, perché rimane ancora ovviamente la campionessa mondiale. E allora, ragazzi, io direi che abbiamo fatto il draft, quindi sappiamo i nuovi ingressi della nostra stagione. Abbiamo fatto queste 3 puntate dove abbiamo visto i nuovi debutti di Raw e di Dynamite, qualche nuovo debutto. Abbiamo avuto una nuova campionessa TBS nel main event, ovvero The Man Becky Lynch. E allora io direi che per questo appuntamento è tutto e ci vediamo al prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. Vi ricordo, prima di salutarvi, che se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima!